Allora Beppe Barra, ti ringraziamo moltissimo di contribuire ai granai della memoria, perché siamo sicuri che tu hai moltissime cose da raccontare che riguardano il cibo. E la prima cosa che ti chiederei è proprio che cosa rappresenta il cibo nella tua infanzia, nel ricordo, nei tuoi ricordi, proprio nella tua memoria. Ma soprattutto non solamente il cibo, ma l'odore del cibo. Perché quando ero bambino c'era ancora un retaggio doloroso della guerra, per cui c'era il dopoguerra c'era la disoccupazione, la fame, la disperazione a Napoli, però c'era anche una voglia di rinascere, una voglia di vivere, non in maniera diciamo elegante e golosa nel senso del cibo, però erano sapori e odori che non sono stati per me irripetibili. Per esempio ricordo un giorno di piccio, perché il bambino è sempre un po' piccioso, io ero un po' piccioso, però ero abbastanza buono, e mi ricordo ero proprio piccolissimo, avevo 4-5 anni. I bambini di allora portavano i grembiulini e mi ero sporcato questo grembiulino giocando, e mia nonna per dispetto dice: ma adesso ti metto vicino a me così non ti sporchi. Mi alzò e mi sedette con una sediolina piccola nana sul focolare, un focolare tipo questo qua, un focolare tutto di mattonelle colorate e antiche, perché si usava ancora la fornacella col ventaglio, il carbone, ancora il carbone. E io avevo picciato perché avevo fame. E allora mia nonna prese una fettina di carne, tutta nervi, perché la carne era molto rara in quel periodo, la allacciò, cioè la batté con questo specie di coltellaccio, la mise in un tegamino di rame, perciò io adoro ancora il rame, la mise in un tegamino di rame, ci mise 2 o 3 spicchietti di aglio molto, molto piccoli, un filo d'olio, un po' d'origano e 4 o 5 pomodori dal piennolo, questo grappolo di pomodori che si era in novembre, per cui ci stavano questi pomodori conservati nella sabbia. Che ingiallivano, no? Sì, che ingiallivano, che però avevano un sapore particolarissimo. Li, come si dice, li schiattò in questa fettina di carne e la fece cuocere. Da questa specie di intingolo magico strano incominciò ad arrivare un odore, ma un odore così intenso e così appetitoso che subito io smisi di essere piccioso per aspettare questa fettina di carne alla pizzaiola, veramente, che mangiai avidamente. Ecco, questo è un ricordo del cibo che ho e che ricordo molto volentieri, che poi praticamente non ho mai più assaporato e odorato. Era l'odore della vita che ricominciava dopo la guerra, sì. l'intensità. Ma come ho detto prima, le stagioni, quando ero bambino, venivano scandite dagli odori, non so, in primavera, dai bassi si sentivano questi effluvi di pasta e piselli, pasta e fave, anche gli odori della marmellata d'estate, perché le donne facevano le conserve, le marmellate, oppure l'odore splendido, che non ho mai più sentito, l'odore del pomodoro fatto seccare sul tetto, col pallastre per il caso, che era molto molto, mettevano il sale, e poi si faceva questa conserva che serviva come concentrato, che si concentrava tutto il sapore dell'estate, si concentrava per l'inverno. Per cui tu con un cucchiaio di quel concentrato potevi fare un ragù splendido, e un ragù che non ho mai più assaggiato. Ecco, ci racconti il tuo ragù, quello che tu mangiavi da bambino? Ma mia nonna era una che si svegliava presto la mattina, e l'odore del ragù è legato a Procida, non a Napoli, perché noi avevamo una casa molto bella a Procida, dove andavamo, la casa dei miei
nonni, dove andavamo spesso a passare le vacanze, ma soprattutto le vacanze di Natale. E mi piaceva andare in questa casa bellissima a Picco sul Mare, salire le scale, questa casa che odorava di pioggia, di vento, di mare, chiusa per 2 o 3 mesi, per cui appena aperta si sentiva questo odore di mare, questo odore di inverno e poi il freddo che faceva, il cotto antico che era gelato, e mi piaceva andare scalzo, camminare scalzo su questo cotto. Mia nonna, mi ricordo che si alzava, avevamo i bracieri che ci riscaldavano, i bracieri di rame e di legno, dove noi bambini ogni tanto buttavamo le bucce di arance e di mandarine, per cui si diffondeva questo bello odore di Natale, di inverno. E mia nonna usciva per andare a messa. Poi io dormivo, per modo di dire, perché sonnecchiavo a quell'ora, perché mi piaceva sentire il rumore dei passi di mia nonna che scendeva le scale per andare a messa, dopodiché risaliva e metteva a fare il ragù. E mi svegliava proprio l'odore della cipolla soffritta col basilico, che mia nonna conservava sott'olio il basilico, perché non si trovava in inverno. Per cui c'era questo odore di soffritto di cipolle e poi il pezzo di carne che con molta, molto raro in momenti che si poteva fare il ragù, perché la carne costava, però mia nonna sapeva scegliere la carne e metteva a fare questo pezzo di ragù con la cipolla, con il basilico, col vino, e veniva tirata e col passato di pomodoro, con la conserva di pomodoro veniva stemperata e si formava questa bella poltiglia rossa, e si aggiungeva poi il passato di pomodoro e pippiava per 6-7 ore, dopodiché era pronto e si buttavano la pasta spezzata in maccheroni zitti spezzati. Ma quando tu ti svegliavi e il ragù era in cottura, per esempio, si intingeva esatto, il pezzo di questo pane. volevo sapere, che cosa il pezzo di pane di nascosto mettevo il pezzo di pane, lo intingevo, e secondo me molto spesso era quella la mia colazione. Invece del latte, la domenica pigliavo il pezzo di pane intinto nel ragù, che era una meraviglia. Qual era il segreto di quel ragù secondo te? Tu prima dicevi non ho più assaggiato un ragù così, perché? Perché era condito con la fantasia, condito con l'amore, condito con la poesia e condito con un tempo che non c'è più. Questo è. E secondo te noi possiamo fare qualcosa per recuperare almeno in parte? Ma lo stanno facendo, adesso è un po' diciamo come moda di ritornare indietro col tempo, di cucinare le cose. Ecco, io non guardo mai le cucine, le trasmissioni di cucina che sono odiose, stupide e cretine, e io non le guardo mai. Questi intingoli stupidi che fanno con queste cipolle, l'aglio o zucchero, l'aceto balsamico, odio tutto questo, lo detesto, per cui mi piace di pensare alla vera, bella, buona cucina nostra, italiana, non solamente, che non sono campanilista, italiana, la nostra bella cucina italiana, che ce la invidia tutto il mondo. Perché dobbiamo fare la nouvelle cuisine o tutte queste cose? Perché oggi è di moda che ci sono 10.000, apri la televisione, ci sono 10.000 lezioni di cucina, 10.000 cuochi che fanno anche gli attori e che dicono solo stupidate. Questo io lo detesto. Qualunque cosa viene messa sul letto di rucola? Sì. Il parmigiano, scaglie, l'aceto balsamico che non manca mai, prima ne esisteva proprio. Che cos'è questo aceto balsamico? È una cosa romagnola molto rara, molto buona, ma non è che lo usano adesso, perché l'aceto balsamico è l'oro dell'Emilia Romagna e poi si usa con parsimonia, si usa molto poco, perché addirittura lo davano in dote alle ragazze che si sposavano, perché è tutta una fatica farlo. Adesso è diventata all'ordine del giorno l'aceto balsamico. Sì, ma sapete che è l'aceto balsamico? E allora è tutto sbagliato. Hai ragione.
Gino Bartali avrebbe detto che è tutto da rifare. È tutto da rifare, è tutto da rifare, è tutto veramente da rifare. Io spero tanto nei giovani, perché i giovani stanno imparando a conoscere la vera cucina, parecchi giovani si sono allontanati dai McDonald's, che sono un'altra cosa che ha rovinato il palato dei giovani, gli hamburger, tutte queste salse varie. Il palato e anche il metabolismo. Il metabolismo, il palato e molto spesso anche lo spirito, purtroppo, perché uno sa bene che il corpo deve essere sano per avere anche uno spirito sano e una mente sana. Ma da questo punto di vista Napoli è diversa però da altre parti d'Italia, d'Europa e del mondo. Tu sei stato praticamente in tutti i paesi del mondo. Rispetto al cibo, alla memoria del cibo, al mangiare del cuore, diciamo così, Napoli conserva delle differenze? Ma nelle case solo quando c'è una persona anziana si può pensare a mangiare bene, perché i giovani, sia i mariti che le mogli e i poveri bambini che poi ne soffrono di questo, lavorano, per cui non hanno più tempo. La cucina, per quello che mi riguarda, è alchimia. Gli alimenti, gli elementi si trasmutano e se tu non cucini con amore, come nell'alchimia, non ci metti quell'amore per poterla far trasmutare in un'altra cosa, non ti viene mai. E i veri alchimisti oggi sono i vecchi, sono le persone anziane. Quelli che poi hanno amato e amano vedere i giovani, che amano vedere la nonna o la mamma no, perché se le mamme sono giovani pensano a burraca, a canasta, a poker, a conché, a giocare, per cui non si mettono vicino alla cucina, poveri mariti che si sposano, le mogli non sanno più cucinare, a meno che non trovi la cinquantenne ancora che cucina con amore, perché gli è stata tramandata la cucina della madre, vecchia. E il teatro, ecco, tu fai teatro, posso dire, dalla nascita, no? Sì. Perché poi Sì. tua madre, Concetta Barra, una delle più grandi attrici che l'Italia abbia avuto nel Novecento, di solito si pensa che il teatro non si concilia con il buon cibo, perché la vita degli attori è frenetica, è nomadica. Quali sono i tuoi ricordi di cibo però legati al teatro? Ecco, purtroppo mamma sapeva cucinare poco, però quelle poche cose le faceva bene, perché le faceva con amore. Tant'è anche perché era stata un po' viziata da mia nonna che cucinava lei, anche in teatro cucinava, anche in camerino. Mi ricordo che si approntava un fornellino per l'occasione, un fornellino tipo un fornellino di guerra, sì, che con la spiritiera, a spirito, e mia nonna faceva là, non so, affrittate di carciofi, mulignana a scapiccia, a parmigiana di mulignana, sempre su un fornellino così. Uno che sapeva cucinare benissimo era mio padre. Allora sopperiva alla mancanza di saper cucinare di mamma. Papà era proprio bravo e io ho ereditato da papà e da mia nonna quelle poche cose che le faccio, perché le faccio proprio bene. Quindi tu ti piace? Io cucino benissimo, non bene, benissimo, sono un po' presuntuoso nel dirlo, però cucino bene e i miei amici lo sanno, infatti. Quali sono le cose che ti piace di cucinare? Le minestre, pasta e patate, pasta e piselli, la genovese, il ragù, vari tortini farciti, la parmigiana di melanzane, i timbali di maccheroni, la lasagna, la pasta al forno. Quindi Questa i classici della cucina napoletana. Sì. La pasta e patate, per esempio, che era un classico della cucina povera. Io la faccio molto antica. Allora, con la provola o senza provola? No, senza provola. La provola, via, lungi da me. La provola è una cosa inventata, mangerò stupidamente, ma la vera pasta e patate è così. Si fa soffriggere la cipolla con un po' di sedano, quando è il periodo ci si mette anche un po' di basilico, si fa soffriggere. Se uno ha la fortuna di avere quella conserva fatta seccare al sole, che io ho avuto ogni tanto da una
mia amica che se lo fa seccare ancora, una bella pallina di questa conserva, stempero con un po' di lardo allacciato, tritato, che deve diventare una bottiglia. Stempero tutto con questa conserva, poi ci metto le patate a crudo e faccio insaporire con questa salsetta. Dopo che si è insaporita col lardo, col basilico, col segano e con la cipolla, ci metto le patate a crudo, faccio insaporire e poi ci aggiungo l'acqua. Riempio il tegame, i miei tegami di rame, che il sapore è un'altra cosa, quando fai cucini in questo metallo alchemico, immagino. Riempi il tegame di acqua e poi quando bolle ci butti la pasta, in genere la pasta mista per la pasta e patate. La pasta mista bella al dente e ci metto nell'acqua, quando butto l'acqua, tanti pezzettini di crosta di formaggio parmigiano e le mozzelle, piccoli morsi di parmigiano. Dopodiché quando si è cotta al dente la pasta, spengo il fuoco, la faccio riposare e poi ci metto una bella pioggia di parmigiano. Ci hai fatto venire fame. Il ragù per i napoletani è un cibo totemico vero e proprio, un simbolo, e dal tuo racconto si capisce che è veramente così. Tu hai assaggiato anche dei ragù celebri come quello di Edoardo, è vero? Veniamo spesso invitati con la nuova compagnia di canto popolare ad andare a mangiare con Edoardo io e mamma, anche perché mamma poi ha lavorato con Edoardo per parecchio tempo. E Edoardo aveva una vecchia cameriera che gli cucinava il ragù fatto proprio come si doveva fare, quello che poi diventava marrò, e non ho mai più assaggiato un ragù così buono, anche quell'altro che io assaggiai e mi è rimasto nel cuore, cucinato dalla mamma di Roberto Muro. L'ho avuto la fortuna di conoscere quando Roberto ci invitava a casa sua, insieme a Edoardo Caliendo, Elsa Caliendo, la moglie di Edoardo Caliendo, e facevamo queste belle serate di ragù. Ed erano bei tempi, belli. Quindi Roberto Muro, che era già molto avanti negli anni, aveva ancora la mamma? Beh, diciamo la verità, che io adesso ho 67 anni, Roberto all'epoca quando l'ho conosciuto io tenevo 22-23 anni, non era poi tanto vecchio, perché la mamma era ancora giovane. Io ho conosciuto tutta la famiglia di Roberto, ho conosciuto tutti i fratelli, Maria, Massimino, Vincenzo, tutta la famiglia, tranne il padre, perché era già morto. Ernesto. Un'altra famiglia gloriosa, no? Che è un pezzo di storia, c'è la canzone, della cultura. Ho avuto la fortuna di conoscere molto bene Roberto, perché eravamo molto amici, soprattutto con mamma, perché hanno fatto degli spettacoli insieme per tanto tempo. Fra il ragù di Edoardo e quello della mamma di Roberto Muro? Il ragù ha sempre una prerogativa, quella del tocco della mano. Una mano non valeva l'altra mano, nel senso che quello della cameriera di Edoardo aveva una particolarità, quella della mamma di Roberto, ma tutti e due i ragù erano marrò. Erano marrò e tutti e due io l'ho mangiati con l'unica pasta che si mangia il ragù, osit spezzata. Per cui quando poi finiva il ragù, rimaneva la pasta, ci stavano pure i pezzettini di pasta spezzata, che erano una ghiottoneria per chi aveva l'amore per il ragù. Sì, perché poi nonostante quello che si pensi, lo zito o la zita, come si dice adesso, spezzata, non ha lo stesso sapore delle penne o di quelle paste. No, assolutamente no. Erano poi anche altre paste. C'era la vera pasta di Gragnano, adesso c'è ancora una buona pasta, ma non è più quella che si faceva un altro sapore. Qual è la differenza che tu noti fra ma non lo so, la lavorazione, l'acqua che non è più quella, la contaminazione dell'aria, ci sono tanti fattori che contribuiscono come ho detto prima, è alchimia, e quando manca un elemento basta un minimo che ti cambia tutto, ti cambia il sapore, come il vino, se tu lo trasporti da un posto all'altro perde il sapore. La stessa cosa. Perché
che anche il vino fa parte di quella armonia del cibo, delle cose. E qual era il vino che nella tua memoria si associa a questi cibi? Allora, all'epoca non si usava il vino imbottigliato, mi ricordo che non c'era quando ero bambino, a meno che non andavi in un ristorante e chiedevi il fiasco di vino, oppure la bottiglia di Chianti, oppure la bottiglia... Però invece noi avevamo il vino di Procida, che era molto buono, prima si faceva, adesso non più. Il vino sfuso che si vendeva durante, mi ricordo quando ero bambino, c'erano le frasche, c'erano questi rami d'albero pieni di foglie che indicavano che là si era fatto il vino novello, il vino buono, e si andava a comprare là. E si andava a comprare sfuso, come del resto in fondo c'era anche l'olio sfuso, la pasta sfusa, i legumi, i ceci, i fagioli, si vendevano in questi grandi sacchi con la paletta, questo aggeggio per prendere la cosa, insomma era tutto sfuso, anche la marmellata era sfusa, il tonno era sfuso, il concentrato di pomodoro, la conserva era sfusa. Per cui tutti questi sapori sono venuti a mancare, perché io non ho mai più assaggiato, per esempio, il sapore del tonno nei grandi scatoloni di latta sfusi che si venivano così, bei pezzi di tonno che facevano venire l'acquolina in bocca. A me che poi, a noi bambini che desideravamo, perché il tonno costava. Era un tonno consistente. Tonno consistente ed era un vero tonno, sì. Ma chissà che ci mettono Infatti, non si tagliava con un grissino. Assolutamente, un po' grissiniamo. Ancora una cosa sulla pasta, tu prima dicevi che usi per certe minestre, piselli, fagioli, la pasta mista. Una volta la pasta mista si usava perché dalla povertà, era tutto quello che arriva che si mette. Invece adesso i pastifici producono direttamente, secondo te questo che è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, perché appunto quando veniva la pasta rimasta, per esempio i tubettini che rimanevano, si mischiavano con gli spaghetti spezzati che rimanevano, oppure con altra pasta, eccetera, è chiaro che aveva un altro sapore, perché erano sapori diversi già le paste, che messe insieme formavano un unico sapore diverso da quello di adesso. Anche le cotture erano diverse. La cottura del tubettino non era uguale a quella dello spaghetto, non era uguale a quella del maltagliato fatto cuocere, è diversa. Adesso, avendo una pasta mista falsa, perché si fa commerciale, ha tutto un sapore che non è la stessa. Diciamo che quella era d'autore, ciascuno faceva la sua e questa... È così. Ma in conclusione, se tu sei ottimista o pessimista anche dal punto di vista del rapporto con la tradizione oggi? C'è qualcosa da recuperare? Si sta facendo qualcosa? O dobbiamo rassegnarci a pensarla nostalgicamente la tradizione? Ma io sono una persona abbastanza ottimista e realista. Fino a quando ci saranno purtroppo queste trasmissioni che sviano il cultore della buona cucina per queste stupidate che fanno, che poi pare che facessero chissà che, io ogni tanto vedo poi ricette che io so a memoria e sapevo da quando ero bambino. Si fa così, si pesa, mia nonna faceva tutta a occhio, cioè perché era innata, era nel DNA della massaia napoletana, popolare, ma non dico solo di Napoli, in tutta Italia, la massaia romagnola, la massaia siciliana, faceva tutta a occhio, che pesava. Per cui invece adesso 50 grammi di così, 150 grammi di pepe nero, ma quando mai? Un pizzico di zucchero, un goccio di aceto balsamico, ma quando mai? Ma sta per casa vostra. Io sono un cultore appunto della vecchia cucina, per cui la nouvelle cuisine proprio non mi sconsidera, anche perché non ti sazia,
3 musarelle messe tutte in maniera che mi pare un quadro di Picasso, un'opera d'arte, io mangiare un bello piatto, bello, a saziare solo con gli occhi, perché chiaro l'occhio vuole la sua parte, ma non in queste dimensioni così alienanti come la preparazione di un piatto della Nouvelle Cuisine, per carità, tanto di cappello ai grandi cuochi, ma vuoi mettere un piatto di spaghetti al dente con una bella salsa di pomodoro fresco e sopra un ciuffo di basilico fresco. Che cos'è di più bello? Che cosa c'è di più elegante? Che cosa c'è di più profumato? È una essenza di Mediterraneo che scorre nelle vene del mondo. Bravo, bravo, è così. Grazie per